Il nome deriva dall'acronimo di Brassworking, letteralmente lavorazioni in ottone. Dopo l'acquisizione del gruppo lumezzanese della famiglia Gnuti è rimasto Bravo, pronunciato all'italiana, ma l'ottone non è rimasto solo. Oggi negli stabilimenti di Piancamuno ed in quelli oltreoceano la produzione si è allargata. Noi produciamo valvole per i più svariati settori. I nostri settori principali sono l'automotive, la refrigerazione, il plumbing, il riscaldamento, sostanzialmente tutto ciò che può essere stampato e lavorato in ottone, alluminio e leghe di rame varie. Chi sono i vostri concorrenti principali e soprattutto soffrite la concorrenza cinese? Ma i concorrenti più agguerriti sono tipicamente bresciani, e diciamo che lo stampaggio a caldo e la lavorazione meccanica dell'ottone con macchine transfer è tipicamente all'area bresciana, per cui sono tutti localizzati nelle nostre aree o in valli vicine alla nostra. La concorrenza cinese c'era una ventina d'anni fa sulla raccorderia, su prodotti molto semplici dove c'erano abbondanti volumi. Noi abbiamo abbandonato questo settore una ventina d'anni fa e ci siamo specializzati su prodotti decisamente più complessi e più difficili da realizzare. Soffrite anche voi la penuria e il rincaro delle materie prime? Sicuramente sì, abbiamo avuto un grosso incremento sia nel prezzo dell'ottone a causa del rame che dell'alluminio, ma in generale tutte le commodities, legno, qualsiasi cosa. Il gruppo Bravo occupa 570 dipendenti, 350 a Piancamuno e 200 nelle due società negli Stati Uniti, in South Carolina e in Canada. 130 milioni il fatturato nel 2019, in calo del 10%, con un patrimonio netto di 114 milioni ed un margine operativo lordo di oltre 20 milioni. L'80% della produzione finisce all'estero, Stati Uniti e Canada i mercati principali, e in Europa, Germania. Importanti gli investimenti in innovazione tecnologica. Diciamo che la pandemia ci è costata un 10% del fatturato, ma sostanzialmente già a febbraio di quest'anno abbiamo avuto un grosso aumento. In questo momento stiamo viaggiando un più 30% quasi rispetto all'anno scorso, ma stiamo facendo anche dei volumi superiori al 2018-2019, qui siamo partiti, anzi facciamo fatica a rispettare tutte quelle che sono le richieste da parte dei nostri clienti, per cui direi molto bene da questo punto di vista. Chiaramente ripartire in maniera così repentina non è stato facile, devo dire che le maestranze ci hanno seguito molto bene, siamo contenti fino dai risultati conseguiti. State facendo assunzioni? Devo dire che rispetto all'anno scorso abbiamo già una decina di unità in più. La storia del gruppo Gnuti, prendendola alla lontana, parte nel 1860, poi nel 76 l'acquisizione di quella che sarebbe diventata Brassworking e poi ancora con la concentrazione delle attività di stampaggio a caldo e lavorazioni meccaniche del gruppo, semplicemente Bravo. Voi avete una proprietà molto solida, questo aiuta, immagino. Questa è una proprietà che ha iniziato un'attività imprenditoriale nel 1860, per cui ha fatto la storia dell'industria bresciana. Il gruppo è molto capitalizzato, nel senso che ha un patrimonio di 400 milioni, per cui non ha mai tolto un euro da questa azienda, nel senso che tutto quello che sono stati gli utili sono sempre stati reinvestiti, e questo è sicuramente qualcosa che ci lascia tranquilli e sono basi molto forti su cui poi puntare allo sviluppo futuro dell'azienda. Music, come vede il futuro di questa azienda fra 10 anni? Questa azienda è un'azienda che è cresciuta molto, lo crescerà ancora, per cui stiamo facendo delle espansioni sia in Canada che negli Stati Uniti, e lo stesso a breve faremo anche in Italia, nel senso che stiamo pensando di realizzare nuovi capannoni e quindi crescere. La vedo sempre più spinta sull'innovazione, sulla formazione del personale, sulla crescita del fatturato, e sicuramente rimarrà leader di mercato perché si sta lavorando da tempo in questa direzione, si hanno idee chiare su dove si vuole arrivare.